Ed ecci qua con un altro video, io sono Issam e questa bestiolina di monopattino è il Duoz D10. Questo video è in collaborazione con cdkeyoffer.com. CDKeyoffer è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice: registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Chiariamo subito la questione della legalità di questo monopattino, perché in tanti sicuramente commenteranno sotto il video chiedendo se questo monopattino rispetta o non rispetta la normativa. Devo essere sincero, non lo so, perché è una questione un po' complicata, specialmente che questo monopattino, come vedremo alla fine di questo video, ha la potenza regolabile, quindi si può depotenziare in una maniera che non parte neanche il motore, quindi non avrà neanche 2 watt di potenza, ma si può anche potenziare al massimo, come vedremo, e avere una potenza incredibile che non arriverà sicuramente alla potenza dichiarata di 3200 watt col doppio motore, e questo a causa di una batteria sottodimensionata addirittura per un singolo motore, quindi figuriamoci con il doppio motore. Ma tutto questo lo chiariremo durante questo video. Sicuramente si troverà qualche avvocato che segue il canale e guarderà questo video. Ecco, sarei curioso di sentire la sua opinione sotto nello spazio commenti. Il Duoz D10 monta un doppio motore, ognuno da 1600 watt, che si possono attivare insieme o attivare solamente il motore posteriore, e si può attivare la trazione integrale o singola tramite questo bottone che si trova sul lato destro del manubrio, accanto al quale abbiamo la modalità Eco e Turbo, quindi se schiaccio diventa Eco, e la modalità o limite di velocità 3 dovrebbe arrivare a un massimo di 25 km all'ora. In realtà arriva con il mio peso a 30 km all'ora e non 25, e se avete consultato la legge, ultimamente è stata cambiata e fatta scendere come limite di velocità del monopattino al massimo a 20 km all'ora, ma come ho detto alla fine di questo video ti farò vedere come depotenziare ancora il motore, o il doppio motore in realtà, perché viene depotenziata l'erogazione di corrente in tutto il sistema, così eventualmente da tarare la velocità massima, o tutte e tre le velocità in realtà, e adeguarla alla normativa. Se stai andando in strade pubbliche o in strada privata, potrai anche togliere il limite per sfruttare la massima potenza di questo monopattino. Ok, adesso proviamo la massima velocità del Duoz D10 con il doppio motore e con la modalità Eco disattivata. Siamo a 40 km all'ora col doppio motore, 47-50 km all'ora, 51. Allora c'è un'incongruenza tra il GPS che segna 62 e il tachimetro del monopattino che segna 54. Adesso invece proviamo senza modalità Eco, quindi modalità Eco disattivata con singolo motore. Vediamo la velocità massima quant'è. Ovviamente si sente tantissimo la differenza tra l'accelerazione col doppio motore e singolo motore molto più dolce, più lento di quello che mi aspettassi con l'accelerazione. Mi aspettavo un po' di più, in realtà di meno. Certamente così si spende molta meno energia, e siamo a 44 km all'ora con il tachimetro del monopattino e 50 km all'ora con il GPS. Proviamo adesso la velocità massima con il doppio motore in modalità Eco attivata. Si sente un leggero calo della potenza, ma naturalmente essendo 2 motori si sente molto di meno. Si sente che è potente anche in modalità Eco, e ecco, come hai visto,
gli ammortizzatori funzionano molto bene, nonostante che abbia dei dubbi che siano ammortizzatori idraulici. Ecco, siamo a 34 km/h, 40 km/h in realtà con il GPS in modalità eco. Naturalmente tutta questa velocità si può ridurre tramite il menu segreto che adesso ti faccio vedere. Adesso siamo in modalità eco con un singolo motore e la velocità massima raggiunge i 35 km, 37 km/h con il GPS, 31 con il tachimetro di bordo. Naturalmente abbiamo anche il limitatore di velocità, che abbiamo la modalità 1 che raggiunge con un singolo motore, dovrebbe essere anche uguale per tutti, singolo o doppio motore perché è un limitatore di velocità. Siamo a 17 km, 18 km/h con il tachimetro di bordo e 21 con il GPS. Passo alla modalità 2, aumenta la velocità a 27-29 km/h, 32 km/h, 35 km/h ed è stabile a 35 km/h in modalità 2. E adesso passiamo alla modalità 3 e raggiunge i 40 km/h. Questi due motori sono alimentati da una batteria dichiarata 14S9P, in realtà non è così perché la batteria è un 16S9P. Cosa vuol dire 16S? 16S sono 16 batterie al litio, agli ioni di litio collegate in serie con un voltaggio nominale di solito 3,7 volt, per 16 fanno 59,2 volt che è il voltaggio nominale della batteria, e P sta per parallelo, quindi ci sono 9 gruppi collegati in parallelo che fanno un totale di 20,8 ampere-ora di capacità della batteria. E se vai a moltiplicare 59,2 volt per 20,8 ampere-ora ci risulta una capacità totale della batteria in watt-ora di circa 1600, che corrispondono a una potenza di un motore, potenza di assorbimento massima del motore, che è al limite minimo per alimentare un singolo motore ed è decisamente sottodimensionata quando attiviamo il doppio motore, che secondo me è stato fatto da utilizzare solamente come uno spunto o uno spunto iniziale, perché la partenza di un singolo motore da solo comunque è troppo dolce, ma sicuramente confrontandolo per esempio con l'Erlang da 500 watt, l'Erlang ha decisamente uno spunto maggiore rispetto al singolo motore. Se attiviamo il doppio motore in realtà diventa una bestia, anche se di default arriva dalla fabbrica con il soft start attivato, ma se cambi il parametro soft start, ovvero partenza dolce, entrando nel menu segreto, tenendo premuti questi due bottoni e andando nel menu segreto P7, quindi tengo premuto il bottone per cambiarlo e passare al non soft start, ovvero quello potentissimo, l'accelerazione dello spunto del monopattino in salita, anche se pesi 150 kg, perché il carico massimo dichiarato è di 150 kg, farebbe qualsiasi salita come niente. In realtà però sul piano, se pesi 70-80 kg, diventa ingestibile, specialmente in curva, per esempio a una rotonda, perché appena acceleri la ruota anteriore slitta. Ti faccio vedere subito. Io sinceramente non la vedo una cosa negativa perché è regolabile, quindi posso toglierla o lasciarla a seconda del mio peso e delle mie abitudini e della strada. Infatti, per quanto mi riguarda, io metterò il soft start. E se volessi riassumere per quanto riguarda l'accelerazione di questo monopattino, direi che sono più che soddisfatto per quanto riguarda l'accelerazione con doppio motore integrale, però avrei voluto sicuramente un po' di più di spunto con il singolo motore, che rimane debole nonostante il soft start disattivato. Ti faccio vedere. Ma che effetto avremo sull'autonomia di questo monopattino con una batteria sottodimensionata? In realtà loro dichiarano 65 km con un singolo motore di autonomia, ma dalle mie prove se utilizzi un singolo motore e vai a 20-25 km/h non riesci a raggiungere più di 40-45 km in totale. Se attivi due motori invece uccidi completamente la batteria, specialmente con questo freddo, e riesci a raggiungere al massimo 20 km o 15-20 km
se stai andando al massimo con il doppio motore. Doppio motore però che è molto utile in frenata rigenerativa, quindi senza utilizzare le pastiglie e i freni, conservando per tanto tempo le pastiglie, perché il freno motore è davvero molto potente e entra in azione col doppio motore anche se stai andando con un singolo motore. Per quanto riguarda i freni, sono fantastici e in questo momento ho frenato solamente col freno motore. Il freno motore nella maggior parte delle volte, anche quando sei a 50-60 km all'ora, è sufficiente per rallentare e anche fermarsi. Naturalmente abbiamo anche i freni a disco che aiutano, ovviamente devono esserci perché 60 km all'ora è una velocità molto alta e richiede questi freni idraulici peraltro che funzionano davvero molto bene. Provo a frenare, ecco, il controllo della frenata è ottimo. Naturalmente, come dico sempre, cerca di bilanciare molto bene il peso e metterlo indietro se stai frenando molto forte e usare di più il freno davanti che il freno dietro, perché mentre stai frenando la ruota posteriore, a causa del peso durante la frenata che si sposta in avanti, si solleva un pochino e il potere frenante della ruota posteriore diventa molto debole. A 60 km all'ora con il freno motore direi che è uno dei migliori, funziona davvero molto bene. Generalmente per indebolire un pochino il freno posteriore rispetto a quello anteriore, quindi anche se premi contemporaneamente con la stessa forza frena un po' di meno quello posteriore, e io agisco su questo pomello, quindi posso stringere per frenare di più o allentare per frenare di meno, cosa che però non riesce a mantenere questo pomello, questa vite, perché se alleggerisci un pochino la pressione, ecco, come vedi un po' molle con le vibrazioni, inizia a uscire fuori. Naturalmente non cade perché c'ha il blocco di sicurezza, vedi che non va oltre e non potrà cadere, però a questo punto non funzionerà più il freno posteriore, e consiglio di mettere un pochino di freno a filetto, non quello medio ma quello soft, sulla vite per poterla mantenere nella posizione desiderata. Adesso proviamo la solita salita con un singolo motore senza modalità eco. Adesso parleremo anche della modalità eco che ti farò vedere che cosa fa come velocità e anche diciamo potenza. In questo momento sono con singolo motore senza modalità eco, quindi disinserita la modalità eco, e siamo a 27 km all'ora nella solita salita. Adesso arriva il punto più ripido e siamo a 25 km all'ora. Direi che abbastanza buono per una bicicletta, ma mi sarei aspettato molto di più per un monopattino di questa potenza con un singolo motore. È molto depotenziato il singolo motore. Adesso siamo in modalità doppio motore, si sente tantissimo la spinta anche in salita, siamo già a 50 km all'ora, a 50 si mantiene i 50 km all'ora con il GPS, saranno di più di 50 perché c'è una curva, si mantiene i 50 km all'ora anche nel punto più ripido della solita salita. Ho dovuto rallentare naturalmente un pochino prima di arrivare allo stop. Devo dire che questo monopattino è ammortizzato molto bene, ma nonostante che il produttore dichiari che questi sono ammortizzatori idraulici, ti dico già non sono ammortizzatori idraulici, anche se fossero, ma non lo sono sicuramente, sono a molla interna. Non si comportano come ammortizzatori idraulici. Ripeto, gli ammortizzatori sono ottimi anche se non sono idraulici. Qual è la differenza tecnicamente tra un ammortizzatore normale a molla e un ammortizzatore idraulico? L'ammortizzatore a molla, come vedi qua mentre sto saltando sopra, genera subito una forza uguale e contraria, quindi ti rimbalza, e mentre stai andando su una superficie sconnessa l'ammortizzatore a molla scende giù e risale su, quindi ti ammortizza un pochino, però comunque senti questi rimbalzi e ha un'aderenza minore su strada rispetto a quello idraulico, che genera una forza uguale e contraria però dilazionata nel tempo. Quindi una superficie sconnessa, scende l'ammortizzatore e poi segue diciamo questa buca e man mano inizia a salire pian piano dopo, quindi non senti questo boom boom
di rimbalzo. Non solo, ha un'aderenza migliore su strada. Una conseguenza di questo ovviamente sono le vibrazioni e i rumori che genera un ammortizzatore non idraulico a molla rispetto a quello idraulico. Infatti fuori strada o superfici sconnesse tipo il porfido o anche i San Pietrini, questo monopattino diventa molto rumoroso rispetto a un altro monopattino con ammortizzatori idraulici. Contribuiscono a queste vibrazioni o rumorosità le gomme non tubeless, sono da 10 pollici. Sono ottime gomme, ottima tenuta su strada, anche il diametro è ottimo anche per la sua velocità e potenza, però non sono tubeless, quindi se entra qualcosa dentro si svuotano immediatamente, al contrario dei tubeless che si svuotano molto più lentamente. In più l'avantreno, che ha questa forcella di aspetto cattivissimo, bellissimo, purtroppo raggiunta una certa velocità ha delle vibrazioni molto forti, poi superata questa velocità le vibrazioni diminuiscono o attivando il doppio motore le vibrazioni sono minori, sono vibrazioni in verticale ammortizzati dall'ammortizzatore che mi fanno pensare che la ruota anteriore non sia stata bilanciata correttamente. Il tremolio aumenta tantissimo quando è in modalità singolo motore, in modalità doppio motore si sente molto di meno, probabilmente perché il motore sta anche lui lavorando. Devo dire che il monopattino in rettilineo è molto stabile, però sulla rotonda, come hai visto, mi fa un pochino di paura a causa del baricentro molto alto, molto meno stabile rispetto agli altri monopattini che abbiamo visto sul canale, che non hanno questo tipo di forcella, che aiuta tantissimo quando sei fuori strada. D'altra parte quando sei in strada causa questa sensazione di instabilità. Ci si può fare l'abitudine, ma sicuramente molto più stabile per esempio il Boyuda Beast o tutti gli altri che hanno una forcella anteriore standard. Per quanto riguarda la stabilità su strada, questo monopattino prende sul rettilineo 8 su 10, perché è davvero molto difficile fare un monopattino con una forcella così e non una forcella standard, ed è stabile sul rettilineo ed è molto stabile nonostante anche il baricentro più alto rispetto ai monopattini con una forcella standard. Per quanto riguarda invece la stabilità in curva, per esempio sulla rotonda, prende meno, quindi 7, 6,5, 7 su 10. L'apertura e chiusura del manubrio è davvero molto facile, non solo una volta fissato il manubrio non trovi nessuna vibrazione se lo fissi bene rispetto ad altri monopattini che si sente un pochino di gioco. Qua non c'è il gioco, peccato però che non abbiamo nessun gancio da agganciare il manubrio una volta chiuso. Sul lato sinistro del manubrio abbiamo questo switch che sembra uno switch di accensione e spegnimento del monopattino, in realtà è solamente lo switch per accendere e spegnere le luci. Le luci anteriori sono molto potenti e non sono solamente questi qua sopra, ma abbiamo anche altre luci qua sotto. Purtroppo però sono molto difficili da direzionare, ho dovuto piegare la luce per direzionarla correttamente e non accecare le persone che mi vengono contro, e se si accendono e si spengono tramite lo switch alla terza volta hanno una funzione stroboscopica, spengo, riaccendo, diventano fissi. In questo momento le luci sono accese, ma come vedi non abbiamo nessuna luce di posizione che funziona come luce di stop, quindi adesso sto premendo la leva del freno, come vedi si accendono, ma se non sto premendo la leva del freno, come vedi si spengono totalmente. Questa è una cosa negativa. D'altra parte qui sotto abbiamo un altro switch che è lo switch per le frecce direzionali. Infatti come vedi adesso attivo la freccia a destra e adesso attivo la freccia a sinistra, che purtroppo è di colore rosso, non di colore giallo. Sotto lo switch delle frecce abbiamo il bottone del clacson, che è alto abbastanza per far girare la gente a 100 metri di distanza, e il clacson è integrato all'interno delle luci LED anteriori. Il monopattino arriva con un paio di chiavi di accensione e spegnimento del monopattino, senza i quali non funziona. Qui sopra abbiamo un monitor digitale per vedere in tempo reale la tensione e il voltaggio della
della batteria, che in questo momento è 61,4 volt. Sulla parte sinistra abbiamo il display multifunzione che abbiamo visto in tanti video. Nel manuale di istruzioni sono spiegate tutte le funzioni del menu segreto che adesso circolo dentro, che sono molto utili per regolare e personalizzare la maggior parte delle funzioni del monopattino. Quindi la funzione Zero Start, con la quale arriva di default il monopattino, ovvero se adesso accelero il monopattino si muove, ma si può anche togliere e non si muoverà il monopattino finché non spingi il monopattino. Abbiamo anche la funzione Cruise Control, che si può attivare o disattivare il Cruise Control, ma come vedi nel manuale di istruzioni il menu finisce con P7. In realtà abbiamo il P8 e il P9 attivi, ma non sono spiegati nel manuale di istruzioni. Per quanto riguarda il P8 è la potenza del motore, che in questo momento è al 100%, ma si può anche mettere per esempio al 50%, si può mettere al 10%, dove un singolo motore, neanche il doppio motore al 10%, riesce a muovere, non avrà la forza di muovere il monopattino e sarà totalmente depotenziato. Ecco, per esempio, se lo imposti al 50%, utilizzi un singolo motore e la performance sarà molto simile a un monopattino da 500 watt. Naturalmente, come ho detto, non so se questa cosa renderebbe il monopattino legale o non legale, visto che la potenza massima, se lo provi, sarà non più di 500 watt, anche di meno. Naturalmente avremo anche un effetto sulla velocità e potrai anche personalizzare sia velocità che potenza tramite questo parametro. Invece il parametro P09 sinceramente non so cosa sia, te lo farò sapere nella descrizione del video. Il caricabatterie in dotazione è da 67,2 volt, che è il voltaggio massimo della batteria 16S, infatti 16 per 4,2 che è il voltaggio massimo, per cella risulta 67,2 e carica a una velocità di 2 ampere ogni ora, ed essendo la batteria da 20,8 ampere ora diviso 2 ampere, questo caricabatterie con connettore XLR femmina riesce a caricare la batteria del monopattino in 10 ore. Se invece acquisti un altro caricabatterie che si può connettere in parallelo, qua avremo quindi 2 più 2 ampere e riuscirai a caricare la batteria in soli 5 ore. Per quanto riguarda il peso, è dichiarato 35 kg, pesato con la mia bilancia sono 33,7 kg, quasi 2 kg in meno rispetto a quello che dichiarano. Il monopattino è impermeabile all'acqua IP65, come la maggior parte dei monopattini che abbiamo visto sul canale, ovvero potrai andare sotto una leggera pioggia, non potrai parcheggiarlo, lasciarlo sotto la pioggia e non potrai immergerlo. Come al solito ti lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video, e se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.